Buongiorno e benvenuti alla premiazione del DVD Award 2016. Welcome everybody. Jonathan leggerà le motivazioni in inglese e io poi le leggerò in italiano, e così non ci sarà problemi per nessuno. All'ottavo Alexander Horvath, Jonathan Rosenbaum, Lucien Loget e Lorenzo Codelli, e io sono Paolo Merghi. Okay, start. I want to start by mentioning that although unfortunately Mark McElhatton wasn't able to attend the festival this year, he was very present in through email in our deliberations, and he continues to function as a very active member of this jury. So I'm going to begin, I'll read you, it's 5 pages long actually, or not, I think it took me 3.5 hours to put together the English version. First, Best Special Features goes to Nico Papadakis box set, which is from Gaumont Video on DVD, and the description is by me. A comprehensive and cogent presentation of a neglected filmmaker from Ethiopia and a singular cultural figure in post-war France who ran an existentialist cabaret, produced major films by Jean Genet and John Cassavetes, gave the German singer Nico her name, and made many striking films over 4 decades. Allora, Best Special Feature, Nico Papadakis box set pubblicato da Gaumont Video, esaustiva e stringente presentazione di un negletto cineasta di nascita etiope, creatore di un cabaret esistenzialista nella Francia post-bellica, produttore dei principali film di Jean Genet e John Cassavetes. A lui si deve il nome della cantante tedesca Nico, e regista di alcuni straordinari film per oltre 40 anni, che sono raccolti appunto nel box. Okay, the next is the best DVD. I'm sorry. C'è qualcuno? Nessuno della Gaumont. No, no, ahimè. Okay. The best DVD series goes to collection 100 Sans Fin number 1, 1885 to 1929, which to celebrate its 120 years of activity in the film industry, Gaumont has published a series of 9 beautiful box sets that summarize the whole history of cinema. Divided by decades, the box sets consist of 20 to 35 DVDs with the most representative films marked with a daisy symbol. The editions include films made by Alice Guy, Louis Fiade, Dreville, Duvivier, Gabin, Louis de Funès, Pialat, and Deville, but also masterpieces made by Lozzi, Fellini, or Bergman that the French company co-produced. Furthermore, each box set includes a DVD with the most famous original soundtracks of the period and a booklet describing the history and the achievements of the production house. And this description is by Paolo. Best DVD Series va alla collezione 120 ans della Gaumont, che comincia con il primo, si occupava del periodo che andava dal 1885 al 1929, appunto Gaumont Video evidentemente. Per festeggiare i 120 anni di attività del cinema, la Gaumont ha pubblicato una serie di 9 bellissimi cofanetti che coprono tutta la sua lunga storia. Divisi grosso modo per decenni, i cofanetti contengono da un minimo di 20 a un massimo di 35 DVD, con i film più rappresentativi usciti sotto il marchio della Margherita. Si va dai film di Alice Guy e Louis Fiade, a quelli di Dreville e di Vivier, a quelli con Gabin e Louis de Funès, a quelli di Pialat e Deville, per fare solo dei nomi, fino ai capolavori di Lozzi, Fellini o Bergman, che la casa francese aveva coprodotto. Inoltre ogni cofanetto ha al suo interno un DVD con le principali colonne sonore del periodo e un libro che ripercorre la storia della casa produttrice e delle sue realizzazioni. Okay, next the best box sets, and we actually gave 2 awards. Nobody of Gaumont, of course. Yeah, unfortunately. Come?
Sono partiti. Okay, for best box sets, we have 2 awards. The first, described by me, is the Carl Theodor Dreyer collection from the BFI on Blu-ray. Not the first Dreyer collection to come along, but one that consolidates, expands, and in some ways improves upon some of the scholarly achievements of its predecessors. Included are Master of the House, 1925, Day of Wrath, 1943, Ordette, 1955, and Gertrude, 1964. The first 2 presented in alternate versions, and a good many first-rate extras. The second award goes to the Jacques Rivette collection from Arrow Academy on Blu-rays and on DVD. And this is a description by Alex. This box presents a whole subcontinent of cinema, the labyrinthine work of Jacques Rivette in the 1970s. At the center of his 13-hour magnum opus, Out One, 8 feature-length episodes full of conspiracy, blackmail, and the mysteries of theater. The short version, Out One Spectre, and 3 additional features, Duel, Miroir, Merry-Go-Round, are also included, as well as a fine book and further bonus materials. For cinephiles, this edition is the magical diamond that the characters in one of Rivette's films are searching for. Come premio per i migliori box set abbiamo premiato due box. Il primo va ad Carl Theodor Dreyer Collection, fatta dal BFI in Blu-ray. La descrizione fatta da Jonathan è questa: non si tratta del primo cofanetto su Dreyer che viene prodotto, ma certamente è una pubblicazione che consolida, amplia e in un certo modo perfeziona alcuni dei risultati raggiunti dagli studi precedenti. Il box include Master of the House del 1925, Day of Wrath del 1943, Ordette del 1955 e Gertrude del 1964. I primi 2 sono presentati in versioni alternative, oltre a un'eccellente selezione di extra. L'altro premio va alla Jacques Rivette Collection dell'Arrow Academy, sia in Blu-ray che in DVD, il commento è di Alexander Horvath. Questo cofanetto include un intero subcontinente cinematografico, il labirintico lavoro di Jacques Rivette degli anni 70. Centrale è il suo opus magnus lungo 13 ore, Out One in 8 episodi, lungometraggi pieni di cospirazioni, ricatti e misteri del teatro. Sono incluse anche la versione breve di Out One Spectre e altri 3 film, Duel, Miroir e Merry-Go-Round, assieme a un libro e altri materiali extra. Per i cinefili questa edizione è il diamante magico che i personaggi di Rivette stanno cercando. BFI o Arrow Academy? Tutti morti, tutti partiti. Yeah. Sorry. Lost in the Rivette labyrinth. Okay, for the next best contribution to film history and best rediscovery, we actually have 3 awards, 3 separate awards. The first is described by Lorenzo, Underground New York, made in Germany 1968 by Gideon Bachman and released by the French label Revoir. An exceptional reportage from the crib of the underground movement at the peak of his outburst. The young filmmaker Gideon Bachman, who afterwards wrote the biographies and became a close friend of such auteurs as Federico Fellini and Pier Paolo Pasolini, understood the importance of the fleeting moment during which artists like Jonas Mekas, Andy Warhol, Shirley Clark, and others were becoming popular. While their friend Michelangelo Antonioni was paying them a visit with a smile on his face, the streets were invaded with violent demonstrations against the war in Vietnam, and cocktail parties were being held at the Museum of Modern Art. The second goes to a box set devoted to Louis Deluc, including Le Chemin d'Ernois, La Femme de Nude Pâle, Fièvre, and L'inondation. Sorry. And this was released on DVDs in France by Le Document Cinématographique. And this is a description by Lucien. This remarkable box set presents almost all of the film work previously unpublished on DVD of Louis Deluc,
who was one of the first film critics and the first French film theorist. His career was too short. He died at 33 in 1924. But here we discover the importance of his films, which equal those of his friends Marcel L'Herbier, John Epstein, and Germain Dulac. And then the third goes to, excuse my bad German pronunciation. Maybe Alexander. Yes. Okay. Und deine Liebe auch and Sonntagsfahrer. Deutschland 1962 ist 63, or to be more exact, Deutsche Demokratische Republik. Okay, this is released by Edition Film Museum, Film and Kunst. This is a description by Lucien. Little is known about the East German cinema, and these two films are a real surprise. They are contemporary with the construction of the Berlin Wall in August 1961, and have very cleverly introduced the construction in their scenarios. A drama by Frank Vogel and a sad comedy by Gerhard Klein, without falling into political or patriotic propaganda. The editing is performed with the usual care of Edition Film Museum Munich. Allora, per la sezione Best Contribution to Film History o Best Rediscovery abbiamo premiato 3 produzioni. La prima va Underground New York di Gideon Bachman, pubblicata da Revoir Video Paris. Un reportage eccezionale dalla mecca dell'underground mentre il movimento stava scoppiando in maniera eclatante. Il giovane cineasta tedesco Gideon Bachman, divenuto in seguito amico intimo e biografo di Federico Fellini e Pierpaolo Pasolini, ha colto nel 1967 l'attimo fuggente in cui Jonas Mekas, Andy Warhol, Shirley Clark e altri folli artisti stavano per diventare famosissimi, e mentre il loro amico Michelangelo Antonioni rendeva visita, sorridente, tra una violenta manifestazione contro la guerra in Vietnam e un cocktail al Museo of Modern Art. L'altro premio va a Le Chemin de Noir, La Femme de Nulle Part, Fièvre, l'Inondation di Louis Deluc, Francia 1921-24, pubblicato da Les Documents Cinématographiques. Questo eccellente cofanetto include quasi tutti i lavori realizzati, ma finora mai pubblicati in DVD, da Louis Deluc, uno dei primi critici cinematografici e sicuramente il primo teorico del cinema francese. La sua carriera fu davvero molto breve, morì nel 24 a soli 33 anni, ma grazie a questa edizione possiamo riscoprire l'importanza del suo cinema all'altezza di opere realizzate dagli amici Marcel L'Herbier, Jean Epstein e Germain Dulac. Il terzo premio va Und deine Liebe auch und Sonnenfahrer, più o meno, Germania dell'Est 1962-63 di Frank Vogel e Gerhard Klein, edizioni Film Museum. Essendo la cinematografia della Germania dell'Est un ambito ancora poco esplorato, questi 2 film ben rappresentano e contribuiscono alla sua grande scoperta. Realizzati nel periodo della costruzione del muro di Berlino, durante l'agosto del 61, entrambi i film sfruttano diversamente gli scenari di questo grande evento. Frank Vogel con un dramma cupo e Gerhard Klein con una commedia malinconica, dallo sguardo intelligente, privo di propagandismo e toni patriottici. L'edizione è stata curata meticolosamente dal Film Museum di Monaco. Qui c'è invece qualcuno che ritira i premi, perché per Underground New York c'è Piero Colussi di Cinema Zero, che è il depositario dell'archivio Bachman, se non sbaglio. Grazie. Solo per dire che Gideon Bachman è molto contento di questo premio. Lui oggi ha un'età abbastanza avanzata, vive a Leverkusen e non può essere qui oggi. Dall'inizio degli anni 90 l'immenso archivio di Gideon e della sua compagna Deborah Beer, una fotografa inglese molto importante che ha lavorato soprattutto con Fellini e con Pasolini, è conservato presso Cinema Zero, questo cineclub di Pordenone.
Gideon all'inizio degli anni 60 arriva dagli Stati Uniti, dove lavorava in una radio a New York, e praticamente poi non se ne andrà più, se non un ritorno recente in Germania. Giornalista, ha realizzato delle interviste incredibili a tutti i più grandi registi italiani, e questo patrimonio di nastri, di interviste oggi è depositato a Pordenone al Cinema Ritrovato, e ogni tanto esce qualcosa. Questa è un'edizione francese. Noi stiamo progettando la produzione dei suoi materiali, dei tanti documentari, fra cui uno che tutti forse conosciamo è Ciao Federico, un bellissimo reportage dedicato a Fellini sul set di Satyricon. È un patrimonio che oggi è ricchissimo e ci ha permesso di ricostruire ad esempio tutto il set di Salò, che è diventato un film grazie a Giuseppe Bertolucci qualche anno fa, grazie alle migliaia di fotografie che lui ha scattato assieme a Deborah Beer sul set di Salò, ma gran parte dei film di Pasolini. Per cui questo è un lavoro che testimonia i suoi anni americani a New York, e credo che sia un straordinario e prezioso documento dell'epoca. Grazie per il premio. C'è qualcuno di Le Documents benissimo. I documenti cinematografici per il lavoro su Lidl. Grazie mille, splendido, e credo che sia il premio più giusto per ricompensare l'opera di Leduc, soprattutto affinché non sia dimenticata e non rimanga misconosciuta, soprattutto al di fuori dei confini francesi. Io credo, anzi, sono convinta che un pubblico di cinefili che si riunisce a Bologna ogni anno e in altri festival di cinema restaurato sia sempre più numeroso, anche grazie a Louis Deluc e a quelli che un po' definiamo tutti les amis della première avant-garde, quindi a Delgons, Germain Dulac, Marcel Herbier, Epstein. E io credo che veramente grazie a loro e a Louis Deluc in particolare, uomo di lettere che si avvicina al cinema e che crea un vocabolario per quest'arte nascente che era in piena sperimentazione, che necessitava termini per essere descritta, per essere spiegata. Louis Deluc è l'inventore del termine cineasta, che lo siamo ancora oggi, quindi grazie a Louis Deluc, che poi passa alla camera, quindi alla pratica, perché è stanco di un cinema che lui definiva teatro filmato, e con molta coerenza riesce a mettere in pratica le sue teorie. Il critico, come uno dei primi critici cinematografici, giustamente teorico, e ci crea questa bellissima filmografia, purtroppo breve, stroncata dalla tubercolosi, ma che ancora oggi fa scuola. Quindi grazie alla Gira del Cinema Ritrovato, e grazie a Louis Deluc e alla Cinémathèque Française che ci ha fornito i materiali originali, la dottoressa Melissa Gignac che ha contribuito con un suo saggio per il libretto e con un'intervista nel DVD di 9 bonus che accompagna il coffret. E vorrei ringraziare Daniel Colin, che è un virtuoso dell'accordeon a Parigi, in Francia, e ha composto delle musiche originali magnifiche che ovviamente a discrezione del pubblico possono accompagnare o meno i film. E il Laboratoire Éclair di Parigi che ha recuperato queste immagini stupende restaurandole, e ovviamente l'equipe di Documents Cinématographiques e la direttrice Brigitte Berg che mi ha permesso di lavorare su un progetto così importante. E lasciatemi dire ancora che in quanto italiana vincere un premio qui in Italia realizzato a Parigi, in Francia, non ha prezzo, quindi grazie mille. C'è qualcuno del Film Museum? No. Continuiamo. Adesso, prima di dare il premio finale, che è il premio intitolato a Peter von Bach, vi leggiamo le scelte personali, perché ognuno di noi ha voluto, siccome quest'anno la proposta di film era veramente molto interessante, ognuno di noi ha voluto sottolineare l'importanza di una delle altre opere, delle altre produzioni che non hanno avuto un premio ufficiale. Okay, one clarification I wanted to add at the beginning of this is that
all of the films, or rather all of the DVDs and Blu-rays that we consider have to pass through two categories. One is that they're the nominating committee, which is headed by Gianluca, and also the companies that are willing to furnish us with 6 copies, one for each juror. So there are a lot of things that might have been worthy additions, but for one reason or another haven't been included among the nominees. And all the personal choices, with the exception of Mark McElhatton's, are drawn for the nominated entries. Lorenzo Cadelli's choice first, which is Jornal Português, Revista Mensal de Actualidades, from Portugal, 1938 to 1951, by Antonio Lopes Ribeira, from the Cinemateca Portuguesa. The Cinemateca Portuguesa restored and took note of a complete collection of a notorious newsreel made during the dictatorship of Antonio de Oliveira Salazar. A philologically accurate work, an impeccable example of historical research, and extremely important for the education of future descendants. This work testifies to the atrocities that other countries still wish to keep secret from the eyes of the public. Next is... So Lorenzo himself read the Italian version? Yes. If it's personal choice. He needs a... Dunque la mia personale scelta, ovviamente nell'ambito di questa straordinaria messe di quest'anno, è Jornal Portugués, Revista Mensal de Actualidades, e si riferisce a un cinegiornale che è stato fondato nel 1938 e ha chiuso le sue edizioni nel 1951, curata da Antonio Lopes Ribeiro per la Cinemateca Portuguesa, Museo do Cinema di Lisbona, la Cineteca Nazionale. La Cineteca Portoghese ha restaurato e annotato questa collezione completa di un famigerato cinegiornale del regime salazarista, un'opera filologicamente accuratissima, un vero modello di ricerca storica e di trasmissione ai posteri di atrocità che altri paesi preferiscono tuttora nascondere. Okay, Alex, would you like to give yours? My personal choices are 2, but they're short. My personal choices are ex aequo. First, in honor of the underappreciated field of audiovisual historiography, the great box set that Lorenzo just mentioned, Jornal Português, Revista Mensal de Actualidades, from 1938 to 51, from the Cinemateca Portuguesa, and in honor of all the poets who practice an anarchist historiography, Ernst Schmidt Junior's Wienfilm, 1896 to 1976, his first feature-length film, and it was edited by Index DVD Editions. Leggo in italiano. Alexander Horvath ha premiato ex aequo, ha scelto ex aequo 2 dei DVD che ci erano stati sottoposti. Uno è lo stesso che ha segnalato Lorenzo, in onore del sottostimato campo della storiografia audiovisiva. Segnalava il magnifico cofanetto Jornal Português, Revista Mensal de Actualidades, dal 38 al 51, pubblicato dalla Cinemateca Portuguesa. E in onore di tutti i poeti che praticano una storiografia anarchica, Ernst Schmidt Jr., Wienfilm, 1896-1976, Index DVD Edition. Okay, next is Lucien's selection, which is Shooting Stars from England, 1928, released by BFI on Blu-ray and DVD. Anthony Asquith began his career with one of the best movie studio films of the decade, showing us the process of filming in 2 instances with constant invention and direction and great boldness in the script that goes beyond the customary happy ending. The copy is superb in reproducing the black and white and gray velvet. This first feature anticipates Asquith's other silent masterpieces, such as Underground and A Cottage on Dartmoor. Peut-être Lucien veut dire quelque chose en français, oui? Oui, pardon. No, okay. Allora leggo io l'italiano.
Michel Loget ha scelto Shooting Stars, pubblicata dal BFI sia in Blu-ray che in DVD. All'inizio della sua carriera Anthony Asquith realizza uno dei migliori film in studio del decennio, mostrandoci il processo di fare film con grandi virtù registiche e un'audace sceneggiatura che riesce a superare le aspettative del classico happy end. L'eccellente copia restaurata propone un'incantevole gamma di bianchi, neri e grigi. Con il suo primo lungometraggio Asquith introduce la poetica dei suoi capolavori muti come Underground e Cottage on Dark Moor. Okay, next is Mark McElhatton's selection. The films of Jack Chambers, 1965 to 1970, released by the Canadian Filmmakers Distribution Center on 3 discs, DVD and Blu-ray editions. This overlooked yet essential release from 2015-2016 includes all the major films of Canadian painter and filmmaker Jack Chambers, as well as a fascinating extra. I say this sincerely and without provocation for myself and for a great many other filmmakers of several generations. Chambers' Heart of London, made 1968 to 1970, is the most important and beloved film in existence. No other film expresses what it means to live in the domain of time, within history, in the flesh, in this realm on earth, in such a powerful and unique way. A film of eerie tenderness and the familiar uncanny. Mark McElhatten ha scelto The Film of Jack Chambers dal 65 al 70, pubblicati da Canadian Filmmakers Distribution Center, 3 dischi in DVD e in Blu-ray. Bisogna dire che questo non l'abbiamo visto. Sì, non l'ha visto, infatti questa è la sua scelta personale, perché questo non faceva parte dei film selezionati, non c'era stato neanche sottoposto. Questa trascurata e allo stesso tempo essenziale uscita di quest'anno include tutti i più importanti film del pittore e filmmaker canadese Jack Chambers, oltre ad alcuni straordinari extra. Parlando in tutta sincerità e senza voler essere provocatorio, per me e per un gran numero di cineasti di varia generazione, Heart of London, 68-70 di Jack Chambers, è il film della vita, quello in assoluto più importante e amato. Nessun altro film riesce a esprimere in un modo così potente e unico cosa significa vivere dominati dal tempo, senza una storia, in tutta la materialità del reale. Un film di inquietante tenerezza e familiarmente sbalorditivo. Okay, the next is Paolo's choice. So should I read the English? Yes. Yeah. Okay, this is the Miklos Jancsó collection from Hungary, 1963 to 1987. Released by the Cinémathèque Française and Clavis Films on DVDs. The edition consists of 10 films made by the Hungarian film director in the most prolific period of his career, between the 1960s and 1970s. To such well-remembered features as The Roundup, The Red and the White, Red Song, and Silence of Cry are now added 6 short films never released before, a rich amount of bonus materials, with the Cinéaste de Notre Temps episode directed by Jean-Louis Comolli, and a booklet with essays written by Martin Scorsese, Marina Vladi, Noel Simsolo, and Jancsó himself. Io ho scelto il cofanetto Miklos Jancsós Collection, Ungheria 63-87, pubblicato dalla Cinémathèque Française Clavis Film. Il cofanetto, pubblicato dalla Cinémathèque Française da Clavis Film, contiene 10 film del regista ungherese, la maggior parte dei quali realizzata nel suo periodo creativo più felice e prolifico, quello tra gli anni 60 e 70. A questi film, tra cui ricordiamo almeno I disperati di Sandoz, L'Armata a cavallo, Salmo Rosso, Silenzio e Grido, vanno aggiunti 6 cortometraggi mai pubblicati prima d'ora e un ricchissimo apparato di bonus, tra cui la puntata di Cinéaste de Notre Temps, curata da Jean-Louis Comolli, e un libretto con scritti, tra gli altri, di Martin Scorsese, Marino Vladino, El Simsolo e dello stesso Jancsó. Okay, my own selection is something different. I won't attempt to give the Czech titles because I would pronounce them too badly. Something different and A Bag of Fleas from Czechoslovakia, 1962-1963,
released by Second Run Features on DVD. Vera Chytilova's groundbreaking and innovative early feature, a daring and exhilarating mix of fiction and nonfiction, whose editing principles helped to inspire both versions of Rivette's Out One, is coupled with her earlier documentary, A Bag of Fleas, the fourth invaluable Chytilova release to date from this wonderful label, which has more recently devoted its first Blu-ray to Pedro Costa's Horse Money in a superb edition. I would also like to cite the controversial but gorgeous and impeccably presented Moana with Sound, released on Blu-ray by Kino Lorber, a beautiful and for me justifiable way of reviving the Robert Flaherty silent classic. Le scelte di Jonathan Rosenbaum sono queste: Something Different, anch'io evito di fare le figuracce in cecoslovacco, e A Bag of Fleas, pubblicati in cecoslovacco, due film di Vera Chytilova del 62-63. La dirompente e innovativa opera prima di Vera Chytilova, audace ed esilarante mix di finzione e non finzione, la cui realizzazione ha ispirato anche entrambe le versioni di Out One di Rivette, è presentata qui in coppia con uno dei suoi primi documentari, A Bag of Fleas. In questa quarta edizione, dedicata alla regista cecoslovacca, ad opera di questa straordinaria casa editrice, che ha recentemente dedicato la sua prima uscita in Blu-ray a Horse Money di Pedro Costa. Vorrei anche citare la controversa, ma allo stesso tempo incredibile e impeccabile edizione di Moana with Sound, uscita in Blu-ray per Kino Lorber, un bellissimo e, a parere di Jonathan, assolutamente sensato modo di rivivere il classico film muto di Robert Flaherty. And now, last but not least, Yes, I was going to say. Forse di questi 10 film c'è qualcuno cinematografico? non abbiamo premi per loro. No, sì, non c'è premio. No, erano segnalazioni personali. You can congratulate us personally on our personal Okay. choices. Ok. I'm sorry, I can see that it concerns Ah. Nicholas. Thank you very much. Merci beaucoup pour. Thank you for this award to the Smithsonian Young Show. Clavis Film is a very small structure, and it was so important for them to make those films being rediscovered. So thank you so much. And we had the pleasure to receive Marina Verdi and to get some new links with her and to make her talk about the Young Show experience, and it was wonderful. Thank you again. Cinemateca Portuguesa. Cinemateca Portuguesa. Ah. Thank you for your personal choice for DVD Original Português. For us it's very important because it was our first own edition of Cinemateca. We did some other editions, but in collaboration with another distributions like Paulo Rocha's films. This is a very important activity for Cinemateca. It's a way to show the heritage and profit the good things and advantages of the digital. Meanwhile, we have has a museum. We want to show the films in original 35 millimeters, but we have to understand that the digital allows this big advantage to get easier access to the heritage. We have more 2 editions in work. We are working in more 2 editions, and maybe next year we will win a prize. Okay, thank you very much, everyone. Last but not least. Yes, the Peter von Bach Award, which goes this year to Frederick Weissman, Integral, Volume 1, from the USA, 1967 to 1979, released by the French label Blackout on DVDs. The biggest author of the most beautiful documentaries in the second half of the last century, this is written by Lorenzo, has personally brought together in this box set, produced in France, the first volume of works chronicling his career. This edition represents a unique occasion
to rediscover works like, for example, his damned Titicut Follies, an incredible debut that caused immense outrage in America and Europe. The film is followed by 12 of Weizmann's documentaries, organized chronologically and well restored. Il Peter von Bag Award va Friedrich Weizmann Integral, volume premier, USA 1967-1979, pubblicata dalla società francese Blackout in DVD. Il grande autore, uno dei più bei documentari dell'ultimo mezzo secolo, ha riunito personalmente in questo cofanetto prodotto in Francia la prima tranche della sua carriera, un'occasione unica per riscoprire, ad esempio, il maledetto Titicut Follies, un esordio sconvolgente che fece scalpore sia in America che in Europa, e inoltre tutti i suoi 12 film successivi in ordine cronologico e ben restaurati. C'è qualcuno di Blackout? Sì. Thank you very much. I think it's the first time for our small company, Blackout, being awarded by this prize. I want first to thank all the jurors. It's been quite an incredible adventure working with Frederick Weizmann. It's the first box set released in the world of his film, and it's only the first volume. We have 2 to go now. Fred's desire when he came to us was to, his idea was to see his film. They have such coherence that he said that all his film is integral, would be kind of a 120-hour film altogether that depicts the history of the institution, from politics, war, culture, etc. And it's been a great pleasure for us working with him, working with the Parafim and Karen Konisek. And I also want to thank our CEO, Jean-Yves Bloch, who can't be there today, who has helped impulsed and worked with us to get together this box set, which in addition has 120 pages booklet of archives and also very rare works written by Frederick Weizmann on his films, as well as the first critics from Olivier Assayas, for example, and people from Les Cahiers du Cinéma. I also want to thank our team, Lucie Canistro, Joachim Michaud, Mathieu Coll and Dorian Servoin. We're a really small team. We've been working on these box sets for the last 3 to 4 years, and we're very, very glad to have that. I want to thank obviously the CNC, without whom it wouldn't be possible to have that, and all the partners that worked around for this DVD edition and this collection. The second volume will be out right now. Unfortunately, Frederick Weizmann, who would have loved to be there, can't be there because he has a retrospective starting in La Rochelle right tonight. And yeah, we're very glad, and thank you very much. Se qualcuno ha qualche domanda, se no non vedo mani alzate. Anybody have any questions? No, volevo solo dire che l'ho incontrato per la strada come un fantasma a Bologna, Aki Kaurisma, è ritornato però aveva detto che veniva. Ma mi sembra che sia rientrato prima in Portogallo, dove diavolo sta. Comunque sappiamo che comincerà a girare un film nuovo e questa è una grande notizia. Arrivederci alle prossime proiezioni e ai premi dell'anno 21.